Avete un avanzo di vino? Io in questo caso utilizzo un rosé, ma va benissimo anche il vino bianco o il vino rosso classico. E l'idea per questa ricetta, per farla in modo diverso, perché è una ricetta classica che però io faccio a modo mio, me l'ha data proprio il vino con il suo bellissimo colore. Seguite il video fino alla fine e scoprirete il perché. Sempre sullo stesso bicchiere misuriamo anche l'olio e mezzo bicchiere di zucchero, che sono 170 grammi. Mescoliamo. E adesso andremo ad aggiungere la farina, 2 bicchieri di farina 00, ogni bicchiere equivale a 200 grammi. Aggiungiamo anche mezzo cucchiaino di lievito per dolci e mi raccomando la farina sempre poco alla volta. In tutto vado a utilizzare 2 bicchieri e mezzo di farina, compresa la farina per lavorare l'impasto. Diamo un'impastatina veloce con le mani. E questa è la consistenza che deve avere l'impasto, vedete? E dividiamolo in striscioline, così. Formiamo dei cordoncini sottili e nel caso della ricetta classica si fanno le ciambelline, però io, essendo il vino rosé, ho pensato di fare le roselline invece delle ciambelline e vedrete che vengono belle e buonissime. Sono dei dolcetti veramente buonissimi e sono anche adatti ai vegani. Ecco qua, una volta fatta la strisciolina andremo a rotolare schiacciando i bordi in questo modo, vedete, in modo da renderli sottili e formare la rosa. Eccola qua. Una volta che la rosellina è pronta, passatela nello zucchero semolato, poi la mettete in teglia sul piano non infarinato. Ecco qua, cordoncino pronto, schiaccio bene bene. Inizio ad arrotolare sempre schiacciando i bordi. Poi li allargo poco poco, così. Ed ecco a voi come spendendo poco possiamo fare dei dolcetti carini ma soprattutto buonissimi, ragazzi, perché sono squisiti. Tazza di tè.
Guardate la crosticina, rimane super croccante e l'interno morbido. Assaggio, Meravigliosi, no? Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e condividetelo con i vostri amici perché è importantissimo per far crescere il mio canale e migliorare sempre di più con le video ricette. Spero tanto che questa mia idea vi sia piaciuta e che li fate. Mi raccomando, se li fate, scattate una bella foto e taggatemi su Instagram con l'hashtag ricette di Gabri.